Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Paricod Levante Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 19 aprile 2022. Cos'ha Paricod? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Paricod durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Paricod? Paricod è un farmaco a base del principio attivo paracetamolo più codeina, appartenente alla categoria degli antipiretici, analgesici FANS, nello specifico oppioidi in combinazione con analgesici non oppioidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Levante Pharma SRL. Paricod può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Paricod 500 mg più 30 mg 8x2 compresse effervescenti. Paricod 500 mg più 30 mg granulato effervescente 10 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fato SRL. Farmaco biochimico toscano. Concessionario: Levante Pharma SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe C. Principio attivo: paracetamolo più codeina. Gruppo terapeutico: antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa effervescente. Indicazioni: la combinazione paracetamolo più codeina è indicata nel trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo, che non risponde al trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata nei pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore moderato acuto che non ha adeguatamente controllato da altri analgesici come il paracetamolo o l'ibuprofene, da solo. Posologia: per evitare il rischio di sovradosaggio, controllare che altri farmaci somministrati, con o senza prescrizione medica, non contengano paracetamolo o codeina. Il farmaco non deve essere assunto per più di 3 giorni. Se il dolore non migliora dopo 3 giorni, parlare con il medico per un consiglio. Paricod non deve essere assunto da bambini di età inferiore ai 12 anni, a causa del rischio di gravi problemi respiratori. Posologia: Paricod 500 mg/30 mg compresse effervescenti. Adulti e adolescenti al di sopra dei 12 anni, con peso superiore a 60 kg. 1-2 compresse secondo necessità, da 1 a 3 volte al giorno. Paricod 500 mg/30 mg granulato effervescente. Adulti e adolescenti al di sopra dei 12 anni, con peso superiore a 60 kg. 1-2 bustine secondo necessità, da 1 a 3 volte al giorno, ad intervalli di almeno 6 ore. Compromissione renale. Nei pazienti con grave insufficienza renale, clearance della creatinina. 10 ml/min, l'intervallo tra 2 somministrazioni deve essere di almeno 8 ore. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica, la dose deve essere ridotta o l'intervallo tra 2 somministrazioni prolungato. La dose massima giornaliera di paracetamolo non deve superare i 2 g, 4 compresse al giorno, nei seguenti casi: adulti di peso inferiore a 50 kg, epatopatia attiva cronica o compensata, in particolare quelli con insufficienza epatica da lieve a moderata, sindrome di Gilbert, iperbilirubinemia familiare, alcolismo cronico, malnutrizione cronica, basse riserve di glutatione epatico, disidratazione. Nei pazienti con compromissione epatica deve essere considerata una riduzione della dose di codeina. Anziani. La dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per gli adulti e può essere successivamente aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti. Popolazione pediatrica. Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età e con peso inferiore a 60 kg. Il dosaggio deve essere determinato in base al peso. Negli adolescenti di peso inferiore a 60 kg, la posologia raccomandata è di 1 compressa per ogni somministrazione, fino ad un massimo di 4 compresse al giorno, ad intervalli di almeno 6 ore. Bambini di età inferiore ai 12 anni. Paricod non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni a causa del rischio di tossicità da oppioidi in ragione del variabile e imprevedibile metabolismo della codeina in morfina, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Modo di somministrazione. Uso orale. Paricod compresse effervescenti va sciolto in un bicchiere d'acqua, secondo le indicazioni. Paricod granulato effervescente va sciolto in mezzo bicchiere d'acqua, secondo le indicazioni. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1.
bambini di età inferiore a 12 anni. Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto depressivo sui centri respiratori. In tutti i pazienti pediatrici 0-18 anni di età che si sottopongono a interventi di tonsillectomia o adenoidectomia per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita, vedere paragrafo 4.4. Nelle donne durante l'allattamento con latte materno, vedere paragrafo 4.6. Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultra rapidi del CYP2D6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare un'epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue, paracetamolo, o dipendenza, codeina. La somministrazione prolungata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione dell'uricemia, mediante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Paricod insieme ad altri farmaci come Euroscormeto Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Paricod durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Paricod durante la gravidanza e l'allattamento? L'esperienza clinica con l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'allattamento è limitata. Gravidanza. Una grande quantità di dati sulle donne in gravidanza non indicano NA copyright tossicità malformativa, NA copyright fetale / neonatale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Paricod può causare sonnolenza ed è pertanto consigliabile astenersi dalla guida di veicoli o dall'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Con l'uso del paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità, inclusi i casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Paracetamolo. Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L'intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione. Tali sintomi compaiono in genere entro le prime 24 ore. Il sovradosaggio con ingestione acuta di 7,5 g o PA di paracetamolo negli adulti e 140 mg/kg di peso corporeo nei bambini può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrolisi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati i livelli delle transaminasi epatiche, AST, ALT, della lattico-deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo 1 o 2 giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni. Misure di emergenza. Ospedalizzazione immediata. Prima di iniziare il trattamento, prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo il sovradosaggio. Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica. Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell'antidoto N-acetilcisteina, NAC, per via endovenosa o orale, se possibile entro 8 ore dall'ingestione. L'N-acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia di 150 mg/kg/ev in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, ciò ha un totale di 300 mg/kg in 20 ore. Trattamento sintomatico. Devono essere effettuati dei test epatici all'inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in 1 o 2 settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico. Codeina. Segnali negli adulti.
I sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respiratori, cianosi, ridotta funzionalità respiratoria, sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema polmonare, raro. Segnali nei bambini, dose tossica. 2 mg/kg come singola dose. Ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina. Rossore facciale gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria. Misure di emergenza. Ventilazione assistita e altri trattamenti sintomatici. Somministrazione parenterale di un antagonista oppioide, generalmente naloxone. Naloxone ha una breve emivita plasmatica rispetto ai metaboliti attivi della codeina. Per ottenere la completa inversione della depressione respiratoria indotta dagli oppioidi, la somministrazione di naloxone deve essere generalmente ripetuta in volo o infusione continua. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesico antipiretico, codice ATC, N02A59. La codeina ha un analgesico d'azione centrale debole. La codeina esercita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi 1/4, anche se la codeina, proprietà farmacocinetiche. Il paracetamolo e la codeina hanno caratteristiche farmacocinetiche sovrapponibili e caratterizzate da un rapido assorbimento intestinale e da una totale biodisponibilità, da una scarsa affinità per le proteine plasmatiche ed, dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili studi convenzionali che utilizzino gli standard attualmente accettati per la valutazione della tossicità per la riproduzione e lo sviluppo. Elenco degli eccipienti. Paricod 500 mg/30 mg compresse effervescenti contiene sodio idrogeno carbonato, sodio carbonato anidro, acido citrico anidro, sorbitolo, sodio docusato, sodio benzoato, simeticone, aroma arancia, sucralosio. Paricod 500 mg/30 mg granulato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Paricod a base di paracetamolo più codeina sono Codemol, Coeferalgan, Padeina, Tachidol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.